bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un mini secchello davvero molto semplice, veloce, quindi perfetto per le principianti. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che ci serve per poterlo realizzare. Il progetto di oggi utilizzerò il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi, guardate che meraviglia, e ho scelto la tonalità numero 32. Se andate sul sito comunque come Indalux ne trovate tantissime tonalità. Vi lascio un codice sconto col quale poter acquistare non solo il cordino che vi presento oggi, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Come accessori poi utilizzerò una base tonda da 16 cm di diametro e la coulisse per poter chiudere il nostro mini secchello, e questi due accessori li trovate tranquillamente su Amazon, Temu o comunque nelle mercerie online. Uncinetto di lavorazione per il primo giro, per poter facilmente far passare il nostro filato all'interno dei fori utilizzerò il numero 3 e poi passerò al 3,5 per tutto il resto della lavorazione. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione dal fondo, quindi uncinetto più piccolo, faccio un cappietto e andrò a realizzare in ogni foro 2 maglie basse in questo modo. La codina ce la andiamo a lavorare, così la cominciamo a fissare. Quindi ecco i primi 2 punti bassi e proseguo in questo modo. Quindi vado a contornare tutta la mia base. Quindi lo faccio su tutti i fori e ci rivediamo per vedere il secondo giro. Finito il primo giro, ho chiuso con un punto bassissimo sulla prima maglia effettuata, quindi posso lasciare l'uncinetto più piccolo e anziché lavorare col 3,5 preferisco il 4 perché voglio mantenere una lavorazione leggermente più morbida. Quindi arrivata a questo punto faccio una catenella e adesso sotto ogni maglia bassa vado a creare un punto basso in costa, quindi io non prendo l'asola completa ma soltanto quella più esterna in questo modo e non devo fare aumenti, quindi soltanto lavorare le maglie che mi ritrovo sottostanti, quindi in questo modo. Vedete? Quindi lo facciamo per tutto il giro e ci rivediamo nuovamente a questo punto per vedere come proseguire. Ho completato il giro, adesso anziché chiudere sul primo punto realizzato, quindi con una maglia bassissima, io lavorerò da questo momento in poi in costa. Quindi vi spiego come va realizzato il punto canestro. Intanto io mi ritrovo un numero di maglie dispari, quindi mi raccomando, quando montate il primo giro, insomma la base, vi dovete ritrovare appunto con un numero dispari per poter realizzare correttamente il punto canestro. Adesso che cosa facciamo? Sul primo punto vado a creare una maglia bassa normale, invece in quello successivo, questo qui, anziché prenderlo qui in questa parte superiore, io mi vado a inserire alla base e così vado a creare il mio punto canestro. Quindi vado giù e creo un punto basso. Quello successivo lo prendo normale, quindi in alto, quello successivo ancora in basso e proseguiamo alternando punto basso normale e punto basso preso in costa e quindi punto canestro. Quindi in sostanza questo punto si realizza alternando questi due modi diversi di lavorare il punto sottostante in questo modo, vedete? Quindi io alterno punto basso preso in alto o normale e invece quello seguente preso alla base. Quindi adesso realizziamo tutto questo primo giro e ci rivediamo qui per farvi vedere come proseguire. Sono arrivata alla fine del giro. Vedete, io mi ritrovo in questa situazione dove qui ho creato il punto basso normale, adesso questo qui è il primo punto che abbiamo realizzato, che è stato un punto basso preso in alto, quindi adesso si alterna. Quindi su questo punto prendiamo
quindi alla base del punto, quindi come vi ho detto non si chiude il giro, e in quello successivo vedete l'abbiamo presa alla base e quindi lo prendiamo invece in alto, quindi andremo ad alternare quello che ci ritroviamo sotto, la lavorazione quindi diventa al contrario. Questo è un punto basso preso in alto, lo vedete, e noi lo lavoriamo alla base. Quello successivo vedete è allungato e quindi lo prendiamo normale. Quello successivo ancora, vedete, lo prendiamo in basso e così per tutta la lavorazione. Quindi da questo momento in poi, anche quando arrivate diciamo a fine giro, non vi interessa più perché ci sarà a guidarvi il punto sottostante, vedete? Anche qui quando faremo il giro successivo continuiamo a lavorare, questo si prende alla base, questo in alto, ce ne accorgiamo da quello che abbiamo sotto, quindi ne facciamo un altro pezzettino insieme e poi vi lascerò proseguire da sole. Quindi vedete è il punto sottostante che vi dice cosa fare, quindi dobbiamo alternare, così si formerà una sorta di scacchiera e così realizziamo il punto canestro, vedete? Quindi adesso che cosa facciamo? Intanto poi la lavorazione la giriamo in questa maniera, vedete? Questo sarà il nostro risultato. Raggiungiamo adesso un'altezza di circa 20-22 cm e vi farò vedere come proseguire. Sono arrivata a 22 cm di altezza. Adesso dobbiamo fare l'ultimo giro che sarà appunto bassissimo per creare una sorta di rifinitura. Quindi che cosa faccio? Io ho terminato qui in corrispondenza di dove abbiamo praticamente iniziato a non chiudere il giro e a questo punto io inizio con i punti bassissimi, uno su ogni maglia disponibile. Questo sarà il nostro ultimo giro ad uncinetto, perché poi il passaggio seguente è farvi vedere come inserire la coulisse. Quindi facciamo questo passaggio, vedete, gli diamo una rifinitura, quindi facciamo tutto questo giro, arriviamo a questo punto e ci rivediamo per vedere come proseguire. Il mini secchiello è pronto, quindi abbiamo terminato anche l'ultimo giro e adesso, siccome dobbiamo far passare la coulisse, quindi per poter creare questa forma in questa maniera, io mi sono trovata dei punti, ovvero per prima cosa ho diviso a metà il mio secchiello, del resto è tondo, quindi ho fatto in questo modo e ho trovato i primi due punti. Una volta che ho trovato questi e li ho appunto marcati, io poi che cosa ho fatto? Semplicemente ho unito questi due punti e mi sono trovata questi altri due. Dopodiché, vedete, è come se la borsa è divisa in 4 parti, mi sono trovata il centro di ogni lato che ho praticamente creato in maniera tale da avere adesso 8 punti dove praticamente far passare la nostra coulisse. Io ho tolto i nodi da questa parte, anche la pallina che poi inseriamo dopo. Adesso vi spiego. Io ho messo questo marcapunti qui, sono scesa di 2 righe, diciamo dove ci sono i punti canestro, con l'aiuto di un uncinetto più grande mi creo il varco e con un po' di pazienza faccio passare la coulisse in questo modo. Vedete? E dobbiamo fare adesso, una volta che abbiamo fatto in questo modo, ci spostiamo nel punto seguente che momentaneamente non togliamo perché altrimenti diventa complicato. Vedete? Questo è l'altro punto, qui io scendo sempre di 2 punti in maniera tale che ho lo stesso punto dove inserire. Quindi mi creo il varco e faccio passare nuovamente la coulisse, ci vuole un po' di pazienza, poi magari ognuno troverà anche il suo metodo per farla passare. Personalmente credo che così andiamo bene. Dobbiamo fare
da una parte, vedete, entro e adesso mi devo andare a cercare il punto dove, vedete, qua ci sono i miei, questo è il punto, questi due punti a scendere, mi inserisco qui e faccio ripassare la coulisse. Quindi in sostanza dobbiamo fare così. Poi in questo caso dobbiamo farlo uscire da qui finché alla fine questo foro sarà quello dove uscirà l'altra parte e poi vado a chiudere il mio secchello. Quindi completiamo questo passaggio e ci rivediamo a borsa completata. Ed ecco il mini secchello completato, guardate quanto è carino e come avete visto è davvero molto semplice da realizzare, quindi è veloce e soprattutto perfetto per le principianti. L'unica cosa che ho aggiunto è questo manichetto, sempre Borgo dei Pazzi, della stessa tonalità che secondo me va a rendere ancora più carino il nostro progetto. Ovviamente voi potete comunque realizzarlo all'uncinetto, mettere una catena, anziché una base già pronta potete realizzarla all'uncinetto. Vi volevo dire a questo proposito che per realizzarlo quindi con la base già pronta e arrivare a 22 cm ho utilizzato un'intera rocca di Indalux che pesa 250 grammi, ma se voi già riconoscete di avere una mano più larga oppure utilizzate un uncinetto più grande rispetto al mio, magari se lo fate leggermente più basso, anziché arrivare a 22 cm arrivate a 20 e vi basterà abbondantemente. Nel caso in cui invece volete creare anche la base e il manico, con due rocche ce la fate tranquillamente e vi basterà abbastanza cordino per realizzare qualcos'altro. Quindi misure raggiunte 22, circa 17 di diametro e comunque il progetto è davvero molto semplice, ma se avete dei dubbi mi raccomando mandatemi un messaggio. Io vi lascio il codice sconto che potete utilizzare per qualunque articolo trovate sul sito Borgo dei Pazzi e comunque vi aspetto ogni lunedì in live per rispondere alle vostre domande. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione.